Ciao, benvenuto su InfemMath. In questo tutorial scopriamo come sfruttare al massimo le funzioni quoziente e resto di Excel applicandole alla formattazione condizionale per creare effetti visivi dinamici e altamente personalizzabili. Attraverso esempi pratici e immediati, vediamo come evidenziare automaticamente righe pari e dispari, ottenendo una grafica più pulita e professionale rispetto alle tabelle standard. Impariamo inoltre a colorare gruppi di n righe consecutive in modo alternato, creando evidenziazioni a blocchi, ideali per distinguere gruppi di dati. Vediamo inoltre come mettere in risalto ogni ennesima riga o colonna con precisione, come creare evidenziazioni cicliche a più colori e come realizzare una vera e propria scacchiera automatica, perfetta per migliorare la leggibilità. Se vuoi rendere i tuoi fogli Excel più chiari, eleganti e intelligenti, questo è il tutorial giusto per te. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Sei pronto? Iniziamo! In questo primo esempio impariamo a creare una formattazione condizionale personalizzata a righe alternate evidenziate. Anche se si può ottenere questo risultato utilizzando le tabelle di Excel, la formattazione condizionale con formula ti permette di personalizzare i colori ed in questo esempio formatteremo in azzurro le date del corso Word ed in verde le date del corso Excel. Ti ricordo inoltre che le funzioni matrice dinamica di Excel vanno in conflitto con le tabelle e dunque spesso è meglio utilizzare la formattazione condizionale su intervalli standard. Per creare una formattazione condizionale di questo tipo utilizzeremo le funzioni rif-riga e resto. Iniziamo a creare la formula in una cella del foglio di lavoro. Innanzitutto inserisco la funzione rif-riga ed in questo modo riuscirò ad individuare il numero della riga corrente. Trascino ora la formula verso il basso e per creare una numerazione alternata 0,1 inserisco la funzione rif-riga all'interno della funzione resto di Excel. La seleziono e come secondo argomento, dopo il punto e virgola, digito 2. Dividendo il numero di riga per 2 e calcolando il resto, otterrò un resto di 0 per le righe pari ed un resto di 1 per le righe dispari. Copio ora la formula appena creata, CTRL-C, invio e dopo aver selezionato l'elenco delle date, seleziono la scheda Home ed inserisco una formattazione condizionale. Siccome devo inserire una formattazione condizionale con formula, seleziono Nuova regola, utilizzo una formula, incollo la formula appena copiata e siccome questa formula produce come risultato 0 oppure 1, quando tale formula è uguale a 0, imposto un formato personalizzato usando un colore di riempimento azzurro chiaro per il corso Word e successivamente confermo con OK e ancora con OK. Ora che la prima formula è stata creata, per non perdere tempo, in formattazione condizionale seleziono Gestisci regole. Seleziono la regola appena creata, la duplico, clicco su Modifica regola e quando il risultato della formula creata in precedenza è uguale a 1, cioè per le righe di numero dispari, imposto come colore di riempimento un verde chiaro, in modo da individuare le date del corso Excel. Confermo con OK, con OK, con OK e infine con OK, ottenendo così la formattazione condizionale personalizzata desiderata. Analizziamo ora un secondo esempio. Desideriamo svolgere un certo numero di lezioni consecutive di Excel, seguito dallo stesso numero di lezioni consecutive di Word e così via. Vogliamo creare una formattazione condizionale personalizzata che evidenzi le ore consecutive del corso Excel in verde e le ore consecutive del corso Word in azzurro. Come in precedenza, creerò le formule per la formattazione condizionale in una cella del foglio di lavoro. Iniziamo con la funzione rif-riga e dopo aver creato una numerazione progressiva, facciamo in modo che quest'ultima parta da 0 sottraendo 2, che è appunto il numero di riga della cella attiva. Sottraggo dunque 2 e premo invio, ottenendo così una numerazione che inizia da 0.
Utilizzando la funzione quoziente, dividerò ora i numeri presenti in questa colonna per il numero presente in questa cella, ottenendo così una numerazione progressiva in cui ogni valore viene ripetuto un certo numero di volte, nel nostro caso 3 volte. Ora il mio obiettivo è quello di creare una numerazione alternata 0, 1 e per farlo copio questa formula, CTRL-C, invio e la incollo all'interno della funzione resto uguale resto, doppio clic, incollo la formula e come secondo argomento, dopo il punto e virgola, inserisco 2, chiudendo poi la tonda. Il resto della divisione per 2 produrrà uno 0 quando il numero è pari e un 1 quando il numero è dispari. Ora procedo come nell'esempio precedente, copio questa formula, CTRL-C, invio, seleziono la zona che voglio formattare, clicco sulla scheda Home, formattazione condizionale, nuova regola, utilizza una formula, incollo la formula appena copiata e quando il valore di tale formula è uguale a 0, clicco sul pulsante formato, riempimento, scelgo il colore verde che mi piace di più e confermo con OK. Siccome io ho già inserito la formattazione, annullo e annullo. Quando invece il valore della formula è uguale a 1, selezionerò un colore di riempimento azzurro. Annullo tutto e ti mostro le formule già inserite. In Gestisci regole puoi notare che quando il risultato della formula è uguale a 0 ho inserito un verde chiaro e quando il valore è uguale a 1 ho inserito un azzurro. Annulliamo ora le operazioni effettuate e passiamo a un nuovo esempio. Il mio obiettivo è quello di evidenziare le date in cui verranno effettuati i pagamenti del corso in maniera automatica. Supponiamo ad esempio che i pagamenti avvengano ogni 5 lezioni. Come puoi notare, viene evidenziata una data ogni 5 righe. Per non dilungarmi troppo, ti mostro già le formule della formattazione condizionale. Innanzitutto, mediante la funzione rifriga, ho individuato il numero della riga di ogni data del corso. Successivamente, utilizzando la funzione resto, ho diviso il numero di riga per il contenuto della cella D2 di colore giallo. In questo modo ho creato una sequenza periodica 23401, 23401 e mi accorgo che la quinta data del corso ha sempre come resto 1. Come in precedenza, copio la formula, CTRL-C, invio, seleziono la zona da formattare, nella scheda Home clicco su formattazione condizionale, nuova regola, utilizzo una formula, incollo la formula appena copiata, la uguaglio a 1 e successivamente imposto il formato che più mi piace. Ora annullo tutto e ti mostro la formula già inserita. Clicco su Gestisci regole e come puoi notare, ogni volta che la funzione resto produce come risultato 1, la cella verrà formattata in rosa. Cambiando il numero presente nella cella gialla, puoi notare che ogni volta che una cella viene colorata, il resto della divisione è uguale a 1. Nel prossimo esempio impariamo a colorare in questo modo anche le colonne. Ora vogliamo evidenziare le date del corso in cui verrà effettuato il test. Il test può essere effettuato ogni 5 lezioni oppure dopo un qualsiasi numero specificato di lezioni e in automatico le colonne dovranno essere formattate utilizzando un colore a piacere. Siccome l'esempio è molto simile al precedente, ti mostro già le formule. È sufficiente sostituire la funzione rifriga con la funzione rifcolonna. Mediante quest'ultima posso individuare il numero di colonna di ciascuna data e successivamente, mediante la funzione resto, calcolerò il resto della divisione fra il numero di colonna e il contenuto della cella di colore giallo, ovviamente bloccata mediante il tasto F4. Come puoi notare, il resto della divisione fra il numero di colonna e 5 vale 1 alla quinta, alla decima, alla quindicesima colonna e così via, tutti multipli di 5, e cambiando il numero nella cella gialla posso notare che il resto vale 1, in questo caso ogni 4 colonne, cioè alla quarta, all'ottava, alla dodicesima e così via. A questo punto posso procedere come in precedenza, copiare la formula e inserirla all'interno della formattazione condizionale, ovviamente dopo aver selezionato l'intera area da formattare.
ti mostro la formula già inserita. In Gestisci regole puoi notare che ho uguagliato la formula appena copiata a 1 e successivamente ho assegnato uno sfondo verde alle celle che soddisfano la condizione. Vediamo ora una formattazione condizionale a più colori. Ho un elenco di allievi e voglio dividerli in 3 gruppi nel modo visualizzato. Prima di iniziare ti voglio far notare che tutte le formattazioni condizionali inserite in questo e negli esempi precedenti continuano a funzionare quando vengono eliminate oppure inserite righe. Annullo tutto e ti mostro le formule utilizzate. Innanzitutto ho utilizzato la funzione rifriga per generare una numerazione progressiva e successivamente, utilizzando la funzione resto, ho diviso il numero progressivo di riga per 3, poiché sono 3 i gruppi. Nel caso ci fossero stati 4 gruppi, avrei diviso per 4. Successivamente ho copiato questa formula, ho selezionato l'area da formattare ed ho incollato la formula all'interno delle regole di formattazione condizionale che ora ti mostro. Quando il risultato della formula è uguale a 2, ho formattato in azzurro, quando è uguale a 0 in giallo chiaro e quando è uguale a 1 in rosa. E se ci fossero stati più gruppi, avrei uguagliato la formula ad ogni risultato presente in questa colonna, che nel nostro esercizio è solo una sequenza periodica 2-0-1. Vediamo ora come creare una scacchiera in modo automatico. Come puoi notare osservando questa scacchiera, eliminando alcune colonne oppure alcune righe, la scacchiera si riformatta e la stessa cosa accade quando le righe oppure le colonne vengono aggiunte. Come sono riuscito a ottenere questo risultato? È tutto molto simile agli esercizi precedenti. In una cella del foglio di lavoro inserisco la funzione rifriga e dopo aver chiuso la parentesi la sommo alla funzione rif colonna. In questo modo, chiudendo l'ultima parentesi e premendo invio, ottengo la somma del numero di riga e del numero di colonna di ogni cella della scacchiera. Questo numero può essere dispari oppure pari e dunque, utilizzando la funzione resto ed inserendo come secondo argomento di quest'ultima funzione 2, faccio in modo di generare una sequenza di 1 e di 0. Chiudo la parentesi e premo CTRL e invio, inserendo la formula in tutto l'intervallo selezionato. Ora copio la formula, seleziono la zona da formattare, inserisco una formattazione condizionale e come puoi notare osservando la formula già inserita, quando la formula appena copiata dà come risultato 0, imposto uno sfondo di colore nero e in questo modo questa cella in cui la somma fra il numero di riga 1 ed il numero di colonna 1 è pari, cioè uguale a 2, il resto della divisione fornirà 0 e la cella verrà colorata di nero, mentre le celle in cui la somma riga più colonna darà un risultato dispari resteranno di colore bianco. Siccome la formula utilizzata nella formattazione condizionale non fa riferimento ad alcuna cella, la scacchiera potrà essere inserita in qualsiasi punto del foglio di lavoro. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!